Allora, immagina per un attimo di ricevere una fattura da $10.000, Mhm, di cui $1 è per un segno di gesso su un macchinario fermo certo. e ben $9.999 sono per sapere esattamente dove fare quel segno. È la famosa storia di Charles Steinmetz. Esatto, proprio quella di Charles Steinmetz alle prese con il generatore di Henry Ford. E questo anebdoto ci porta dritti al centro della nostra analisi di oggi. Mm-mm. Oggi infatti esaminiamo un articolo scritto da Michele Bedin, Sì, consulente tecnico per PMI con oltre 25 anni di esperienza. Se gestisci un'azienda o ti occupi di servizi tecnici, cercheremo di capire perché farsi pagare a ore presenta seri limiti strutturali. sì. E vedremo quali sono i modelli alternativi reali. Guarda, quell'aneddoto di Steinmetz ci mostra un difetto pratico, oltre che concettuale, nel senso che applicare una singola unità di misura, Come l'ora? esatto, come l'ora, a lavori di natura profondamente diversa, genera una distorsione. Di fatto l'ora misura unicamente l'input. Cioè il tempo passato alla scrivania. O in stabilimento, sì, ma non misura affatto il risultato. Aspetta, fammi capire bene le implicazioni di questo sistema. Se io vengo pagata strettamente a ore, chi ci mette più tempo incassa di più. Mhm. Quindi un tecnico esperto che, diciamo, sa già escludere le ipotesi sbagliate a priori Sì, e risolve il problema in modo mirato e in pochissimo tempo, finisce per essere penalizzato a livello economico. decisamente. È un meccanismo che crea un incentivo strutturale alla lentezza. Ah, capisco. A parità di lavoro l'efficienza non viene premiata. Chiaro. Per superare questo limite, però, immagino si debba prima chiarire cosa si sta vendendo. Come si categorizzano le richieste dei clienti in quest'ottica? Allora, Michele Bedin traccia un confine esatto e inequivocabile tra due concetti. Da una parte la manutenzione e dall'altra l'assistenza. Ok, La manutenzione si occupa esclusivamente di un guasto. cioè interviene su ciò che si è rotto. Esatto. L'assistenza, al contrario, si occupa di un limite. Mhm. Quindi interviene su ciò che non ha mai funzionato come serviva. Per concretizzare la cosa, prendiamo l'esempio delle notifiche email citato nell'articolo. Sì, un ottimo caso. Lì un plugin generava richieste funzionanti, ma le email risultavano illeggibili in alcuni programmi di posta. Il plugin di per sé non era rotto, corretto? Corretto. Aveva semplicemente raggiunto un limite di compatibilità, posta elettronica. Esattamente. I programmi si sono evoluti nel tempo. Intervenire per superare quel limite è assistenza, non manutenzione. Ok, però a questo punto mi sorge un dubbio. Se chiami un esperto per questa assistenza e lui usa un approccio non orario, Mhm. io potrei pensare che stia facendo pagare cara la sua velocità di esecuzione. Un cliente potrebbe dire: ci hai messo 5 minuti, perché mi costi così tanto? È un'obiezione logica, ma la fonte smentisce questa idea in modo esplicito. Non viene venduta a velocità. E allora cosa si paga esattamente? Il vero valore dell'intervento risiede nel controllo meticoloso prima della pubblicazione. Bisogna verificare le dipendenze e accertarsi di cosa potrebbe rompersi mettendo un aggiornamento online. Quindi non è questione di tempo risparmiato. No, per nulla. E a supporto di questa necessità di controllo, l'autore cita l'articolo 50 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Ah, interessante. Sì, lo fa per ricordare un principio, ovvero che un lavoro professionale richiede sempre una revisione umana competente Mhm. e un soggetto identificabile che se ne assume la responsabilità. Quindi il valore è il controllo, la competenza, non la rapidità. Chiarito questo, passiamo all'aspetto applicativo. Se abbandoniamo la misurazione oraria, come si struttura il prezzo? Ci sono 4 modelli. Ok, il primo è la Power Unit. Come funziona all'atto pratico? Si tratta di un'unità basata sulla competenza richiesta, sulla complessità dell'intervento e sugli strumenti utilizzati. Per dare un ordine di grandezza dei costi, Un'unità costa 30 euro se inserita in un pacchetto prepagato. che risulta conveniente dalle 13 unità in su, se non erro. Esatto, altrimenti costa 50 euro per il singolo intervento. E queste unità hanno una scadenza di 48 mesi. Ma se un lavoro si rivela più complesso del previsto, chi paga la differenza? Il rischio d'impresa come viene gestito in questo modello? Il rischio di sforamento ricade interamente sul consulente. Ah, tutto su di lui. Sì, ma attenzione, esclusivamente sul perimetro concordato. Ok, solo sul perimetro concordato, chiaro. Non è illimitato. Esatto. In questo modo il cliente ha un quadro definitivo della spesa. E quando il lavoro è complesso?
magari con singole parti che si influenzano a vicenda, e contare le unità risulterebbe inapplicabile. In questi casi specifici si passa al secondo modello, ovvero il progetto a perimetro chiuso. Questo però presuppone che si sappia cosa fare. Ma cosa succede con richieste di fattibilità ignote? Situazioni in cui, a priori, nessuno sa cosa si troverà nel sistema. In questi scenari incerti si adotta il terzo modello, la ricerca a budget chiuso. Come funziona il budget in questo caso? Il budget resta piccolo, Come mai? poiché è un modello che scarica più rischio sul cliente. Il risultato consegnato non è l'implementazione tecnica, Ok. bensì la risposta documentata alla domanda di fattibilità. Arriviamo al quarto modello, che ci riporta in un certo senso al punto di partenza, ovvero le ore con tetto massimo concordato. Questo significa che le ore servono ancora nel lavoro digitale. Sì, non vanno scartate del tutto, si applicano in scenari come le emergenze aperte o la formazione. Ah, ho capito. Ma c'è una regola ferrea. Il tetto è concordato e noto al cliente fin dall'inizio. Sempre. Sempre. Tirando le fila, il prezzo a valore non sembra essere una formula applicabile sempre e comunque. Ha dei requisiti. Assolutamente. Esige 3 condizioni precise. Un perimetro specialistico definito, Ok. un'approvazione preventiva del costo e la totale coincidenza tra chi prezza il lavoro e chi lo esegue. E se mancano? Senza di esse le ore sono più oneste. Una distinzione fondamentale. Chiudiamo con un dato di contesto. Secondo lo studio Cribis del secondo trimestre 2026, solo il 42% delle imprese paga puntualmente. Questo ci lascia con una considerazione sulla natura stessa della consulenza tecnica. La ritrosia a pagare la diagnosi digitale dipende forse dal fatto che una manutenzione perfetta assomiglia in tutto e per tutto al non aver fatto nulla, non lasciando al termine alcun oggetto fisico visibile.